Ciao, mi chiamo Roberto Dellicarri, benvenuti nel mio studio vocale romano. Sono un insegnante professionista di tecnica vocale, specializzato nell'insegnamento della tecnica americana del mix. Mi occupo per lo più di stili di canto contemporaneo. Sono l'autore del libro iMix, la tecnica vocale secondo la didattica del mix, un libro disponibile su Amazon rivolto a cantanti, insegnanti di canto e chiunque si interessi più o meno da vicino alla voce. E sono uno dei master teacher dell'Institute for Vocal Advancement o IVA, un'organizzazione internazionale che si occupa di formare insegnanti di canto sparsi in tutto il mondo. Dopo il video di reazione ed analisi del brano Sinful Passion di Dimash, onestamente avevo altri piani, avevo altri brani sulla mia review list, ma poi ho sentito un forte debito di gratitudine nei confronti dei fan di Dimash e di chiunque tra i commenti abbia manifestato tanta attenzione, scrivendomi parole gentili di apprezzamento, incoraggiamento, supporto, andando ben al di là delle mie aspettative. E allora ho pensato che forse il modo più giusto per manifestare la mia gratitudine era proprio quello di reagire ed analizzare un altro video di Dimash. Ora, ho letto tantissime richieste ed era piuttosto chiaro dalle vostre parole che SOS era una tra le performance più richieste, certamente una di quelle che io non avrei dovuto perdermi. E quindi eccomi qua pronto a reagire ed analizzare SOS di Dimash assieme a voi. Pronti, partenza via? Cominciamo!我觉得好帅哦，上镜。我觉得有点像林志炫啊。加油！ Je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. Mi piace molto fino ad ora questa intenzione comunicativa quasi intimista che sembra sposare perfettamente il mood nostalgico del brano. E qui lui sta usando un registro di testa puro con quella qualità bellissima, leggerissima e chiarissima che già avevo apprezzato precedentemente. E io queste note in piano con moderata aria tra le corde così morbidamente attaccate, io le sento un po' come una carezza per l'anima. È un piacere ascoltarle e ci mette anche quell'effetto del pianto che rende il suono quasi fragile, vulnerabile, che sembra essere un po' lo specchio della fragilità d'animo che probabilmente il testo racconta. Ora, il brano è in francese, il francese non lo conosco, ma insomma, avendo come titolo SOS sembra aver senso per me. Ok, andiamo avanti. Bellissima questa scala. Ok. Innanzitutto mi piace da morire questa scala che canta. Questa scala in Si minore su 2 ottave, da questo Si1 a questo Si3, che crea
un bel contrasto tra l'inizio del registro di petto e poi il resto il registro di testa pura. E questa scala esalta il contrasto tra consistenza e leggerezza ed esalta anche la sua tessitura vocale. E poi qui quanto mi piace questo release, mi piace tantissimo come canta e sostiene con un bellissimo vibrato quella nota che è morbidamente attaccata ed è completamente libera sul fiato. E l'immagine che mi viene in mente è un po' quella di una bandiera che fluttua morbidamente accarezzata dal vento. E invece poi qui poco dopo con questo suono poco più scuro, alla range poco più bassa e in piano, con una qualità simil flautata, bellissimo, proprio bello. Lui qui in generale sta facendo un lavoro meraviglioso sulle dinamiche. Lui sa dosare la pressione del fiato, la pressione che sale dai polmoni e che tocca le corde vocali, con una perizia chirurgica che lo rende così espressivo. E tra i consigli che do solitamente ai cantanti per cercare di aumentare le loro possibilità dal punto di vista espressivo c'è sicuramente quello di variare di più le dinamiche, non solo all'interno delle macro sezioni di un brano, per intenderci strofa, preinciso, ritornello, bridge, ma anche all'interno delle micro sezioni, cioè all'interno delle stesse frasi di una sezione. Ok. Bellissimo legato che intiene. Eccolo qua. Ora comincia a crescere con il mezzo forte usando più registro di petto. Bello qua. Vabbè, ok. Voglio farvi riascoltare questa cosa qui. Questa piccolissima variazione che potrebbe passare inosservata, che però a me colpisce perché cattura il mio interesse e il mio gusto. E lui avrebbe potuto fare ma ha fatto questo viene chiamato in gergo musicale mordente, e questo è un abbellimento usato nella musica un po' ovunque, ma in modo particolare nella musica popolare e contemporanea. E per darvi un'idea di quello che sto parlando e di come questo abbellimento possa fare una bella differenza nelle interpretazioni dei cantanti, per esempio se io cantassi non so, Stevie Wonder e facessi I just call to say I love you, così dritta, ma se ci mettessi il mordente diventerebbe I just call to say I love you. Questo è ciò che ci aiuta a creare un po' di stile, a cantare con un feeling moderno, di nuovo a metterci una identità musicale un po' più riconoscibile, ma è importante utilizzare questo abbellimento come tutti gli abbellimenti con criterio, perché da effetto speciale rischia con molta facilità di diventare banale, scontato e noioso. Ok? Andiamo avanti.
Ah, vabbè, voglio farvi ascoltare questa cosa. Voglio farvi vedere la sua espressione. Qui m'attire, voler. Cioè lui qui rimane muscolarmente libero, lui è completamente rilassato, rimane quasi passivo. È come se non fosse lui a cantare, ma fosse la voce a cantare lui. Cioè, lui non ha bisogno di fare cose, ha bisogno di non fare per cantare libero muscolarmente, quindi con una risonanza completamente libera che genera, libera di conseguenza questo bellissimo squillo. E lui non ha bisogno di fare chissà cosa per squillare, non ha bisogno di schiacciare o di nasalizzare. Questo è uno strumento meraviglioso che è stato lavorato così meravigliosamente come un diamante. Bellissimo. Au retour de l'hiver, Oh, si fluttua assieme a lui. E lui qui non canta, ma sta suonando ugualmente. Sta con il linguaggio del corpo cantando e disegnando una melodia. È estremamente magnetico. Bellissimo. Oops. Wow. Mi sovracuto. Eppure questo pianto per continuare a rinforzare la forte carica emozionale. Come se già non fosse abbastanza. Eppure questo gesto, bellissimo. Lui non è che se la canta e se la suona, lui ci sta guidando attraverso la sua performance, lui ci sta dando dei segnali, ci sta comunicando, sta parlando con il suo pubblico e qui viene fuori tutta la sua personalità artistica, tutto il suo carisma. Lui ti viene a prendere, ti afferra e ti trascina con sé per essere parte di questa esperienza assieme a lui. Ok, voglio farvi vedere questa cosa qui. Il corista rimane bloccato, è rimasto bloccato, devono riavviarlo in modo... Scusate, ma devono riavviarlo in modalità provvisoria. Fantastico, questo è l'effetto che fa Dimash. E di nuovo sta suonando con le sue mani. Ancora suona con le sue mani. Perfetto. Wow. No, vabbè. Non ci sono parole per questo ragazzo. Anch'io. È un mix di gusto, di intelligenza, di sensibilità, di tecnica, di stile, di cuore, di espressività.
Lui è un comunicatore eccezionale ed un artista con la A maiuscola, a cui non manca nulla e che sul palco fa delle performance pazzesche. E proprio a questo proposito io credo che forse lo si possa apprezzare pienamente soltanto ascoltandolo e guardandolo dal vivo, piuttosto che ascoltandolo semplicemente da un album, perché lui ti coinvolge in un'esperienza a 360 gradi. E la cosa interessante è forse che noi siamo troppo abituati al contrario, cioè a sentire delle performance di artisti che suonano perfette in studio e suonano epiche in studio di registrazione, ma poi durante le performance live suonano modeste e tiepide. Bravissimo Dimash, ancora un applauso per te. Sono felice di aver ascoltato anche questa meravigliosa performance. Io vi ringrazio per avermi chiesto di farlo ancora e per avermi permesso di continuare ad ammirare e a farmi ispirare dalla sua forte personalità artistica e dall'immenso lavoro che c'è dietro ogni singolo dettaglio che vediamo. Mi piace continuare a sperare in qualche modo che questo video possa aiutare chi non conosce Dimash a conoscerlo un po' e chi già lo conosce invece a conoscerlo un po' meglio. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, sono Roberto Dellicarri e se volete saperne di più su di me, su chi sono, su cosa faccio, sulle mie lezioni dal vivo in studio a Roma e ovunque in italiano, in inglese, online, il mio sito è robertodellicarri.com. Vi sarei grato se poteste lasciarmi un like, se poteste condividere questo video, se poteste scrivere un commento lasciandomi le vostre impressioni, dalle quali talvolta ho imparato anche tanto, e se desiderate iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime uscite, sapete che potete farlo. Vi ringrazio tanto, a presto, ciao ciao da Roberto Dellicarri.